Guarda la tua mano. Tocca il tavolo che hai davanti. Sembra solido, vero? Eppure, se potessimo ingrandire la materia 1 miliardo di volte, scopriresti che la solidità è solo un'illusione. Benvenuti nel mondo della meccanica quantistica. Quello che state per vedere non è teoria, ma la documentazione visiva del più grande crimine intellettuale della storia. La realtà non funziona come ci hanno sempre raccontato. Per un'ora intera dimenticate tutto quello che sapete. Non vi farò una lezione accademica. Vi mostrerò, con milioni di particelle, come l'universo cambia le sue regole proprio sotto il nostro naso. Il tavolo che state toccando è composto per il 99,999% da spazio vuoto. Quella che percepite come resistenza fisica, la durezza del legno o del metallo, non è materia che tocca altra materia. Sono campi di forza magnetica ed elettrica che si respingono a vicenda. I vostri atomi non sfiorano mai veramente gli atomi degli oggetti che stringete. Dal punto di vista fisico, viviamo costantemente sospesi a una frazione infinitesimale di millimetro da tutto il resto. Ma questa è solo l'introduzione. Il vero mistero inizia quando cerchiamo di capire come si comportano i mattoni fondamentali di questo vuoto. E per farlo dobbiamo recarci sulla scena del crimine perfetto. Siete pronti a vedere dove la logica si spezza? Per smascherare i segreti della materia, i fisici hanno ideato una trappola. È un esperimento all'apparenza banale, nato oltre 200 anni fa, ma che nasconde il paradosso più profondo della scienza moderna. Immaginate una parete impenetrabile, un muro monolitico e oscuro che divide in due il nostro spazio. In mezzo a questa barriera pratichiamo 2 fessure verticali, 2 tagli netti e precisi, grandi appena quanto basta per far passare i costituenti base della materia. Questo è il celebre esperimento della doppia fenditura. È il banco di prova definitivo per la realtà stessa. Da una parte abbiamo una sorgente pronta a sparare, dall'altra uno schermo rivelatore che registrerà ogni singolo impatto, come una lastra fotografica che cattura la luce. Il nostro obiettivo è semplice, quasi infantile: lanciare qualcosa attraverso le fessure e guardare dove va a finire. Vogliamo tracciare il percorso della natura per capire se l'universo segue regole prevedibili o se nasconde un asso nella manica. Sembra un gioco da ragazzi, un banale test di balistica. Ma vi assicuro che quello che sta per succedere su quello schermo di fondo ha tolto il sonno alle menti più brillanti del XX secolo. Per capire l'anomalia, dobbiamo prima stabilire le regole del gioco normale. Come si comporterebbe la materia ordinaria in questa situazione? Cominciamo con qualcosa che conosciamo bene. Immaginiamo di avere una mitragliatrice che spara piccoli proiettili di vernice rossa verso il nostro muro con le 2 fessure. I proiettili sono oggetti solidi, classici, obbediscono alle leggi della fisica di tutti i giorni. Quando premiamo il grilletto, la maggior parte dei proiettili si schianta contro la barriera impenetrabile, rimbalzando o frantumandosi in 1000 pezzi. Ma alcuni, quelli con la traiettoria giusta, riescono a passare attraverso la fessura di destra. Altri, con una mira leggermente diversa, passano attraverso la fessura di sinistra. Cosa ci aspettiamo di vedere sullo schermo di fondo? Esattamente quello che la logica suggerisce. Troveremo 2 strisce rosse distinte, 2 bande verticali che corrispondono perfettamente alla forma e alla posizione delle fessure nel muro. È un comportamento lineare, meccanico, ineccepibile. Un oggetto solido viaggia in linea retta, attraversa un buco e colpisce il bersaglio. Non ci sono sorprese, non ci sono misteri. Se la materia è fatta di piccole palline solide, come ci hanno insegnato a scuola,
Questo è l'unico risultato fisicamente possibile. Ma il nostro universo non è fatto solo di materia solida. Cosa succede se invece dei proiettili usiamo qualcosa di completamente diverso, qualcosa di fluido e continuo? Dimentichiamo i proiettili per un momento e cambiamo elemento. Immaginate che il nostro muro sia parzialmente immerso in un bacino d'acqua. Ora, invece di sparare oggetti solidi, generiamo un'onda continua sulla superficie liquida. L'onda si propaga, si increspa e viaggia verso la barriera. Quando incontra il muro, l'onda si blocca, ma le due fessure le permettono di passare. Ed è qui che accade la magia della fluidodinamica. Appena oltrepassate le due aperture, l'onda originale si divide in due nuove onde circolari che si espandono nello spazio retrostante. Queste due nuove onde iniziano a sovrapporsi, a mescolarsi tra loro. In alcuni punti, la cresta di un'onda incontra la cresta dell'altra, sommandosi e creando un'onda ancora più alta. In altri punti, una cresta incontra un avvallamento e le due forze si annullano a vicenda, lasciando l'acqua perfettamente piatta. Quando questa danza complessa raggiunge lo schermo di fondo, non crea due strisce. Crea un disegno intricato fatto di molte bande alternate, alcune intense e altre vuote. Questo fenomeno si chiama figura di interferenza. È la firma inconfondibile di un'onda. Se vedi questo schema, sai con certezza assoluta che stai guardando qualcosa che si propaga come un'onda. Ora abbiamo le nostre due impronte digitali, due strisce per le particelle, tante strisce per le onde. Cosa farà l'elettrone? Siamo arrivati al momento della verità. Entriamo nel regno microscopico. Il nostro sospettato principale è l'elettrone, una delle particelle fondamentali che compongono ogni singolo atomo del vostro corpo. Per decenni abbiamo immaginato l'elettrone come una piccolissima sfera solida, un microscopico pianeta che orbita intorno al nucleo atomico. Quindi, se spariamo una raffica di elettroni contro le due fessure, dovremmo ottenere il risultato dei proiettili, due strisce nette sullo schermo. Ma gli scienziati hanno deciso di essere astuti. Per evitare che gli elettroni potessero scontrarsi tra loro o influenzarsi a vicenda, hanno deciso di spararli uno alla volta. Un singolo elettrone. Poi una lunga pausa. Poi un altro elettrone. Viaggia da solo, nel vuoto più totale, senza nient'altro intorno. Rallentiamo il tempo per osservare questo viaggio solitario. Vediamo questa minuscola scintilla di energia che attraversa lo spazio, passa per la barriera e colpisce lo schermo, lasciando un singolo, minuscolo punto luminoso. Un impatto isolato. Nessuna onda, nessuna stranezza. Sembra davvero un proiettile che ha appena colpito il bersaglio. Spara, passa, colpisce. Il processo si ripete, lentamente, metodicamente, un punto alla volta. La logica ci dice che accumulando questi punti singoli, alla fine avremo le nostre due strisce. Ma la natura, signoresse e signori, sta per farci uno scherzo atroce. Acceleriamo il tempo e guardiamo lo schermo di fondo mentre i singoli impatti si accumulano. Centinaia, poi migliaia di punti luminosi si sommano nel buio. Ma aspettate, guardate bene la forma che sta emergendo. Non si stanno formando due strisce. I singoli elettroni, sparati uno alla volta, a distanza di ore l'uno dall'altro, stanno costruendo punto dopo punto il disegno di un'onda. Stanno formando la figura di interferenza. Questo è il momento esatto in cui la fisica classica crolla. Come è fisicamente possibile? Un'onda crea quel disegno perché passa attraverso entrambe le fessure contemporaneamente e interferisce con se stessa. Ma noi abbiamo sparato particelle singole. Affinché un singolo elettrone crei questo schema, deve essere partito come particella,
essersi trasformato in un'onda di probabilità a mezz'aria, aver attraversato entrambe le fessure contemporaneamente, aver interferito con se stesso e poi essersi schiantato sullo schermo, tornando a essere un singolo punto materiale. Questa è la funzione d'onda quantistica. Non è un trucco di magia, è un fatto verificabile e misurato nei laboratori di tutto il mondo. La materia di base del nostro universo esiste in uno stato di sovrapposizione diffusa finché non colpisce un ostacolo. Ma la mente umana non accetta l'impossibile. Gli scienziati dovevano sapere da quale fessura fosse passato l'elettrone. E così hanno deciso di guardare. Se l'elettrone cerca di farsi beffe di noi, passando da entrambe le parti, noi lo prenderemo in flagrante. Per risolvere il mistero, i fisici hanno posizionato un rilevatore, un occhio elettronico altamente sofisticato, proprio accanto a una delle fessure. L'idea è brillante nella sua semplicità. Continuiamo a sparare gli elettroni uno alla volta, ma questa volta il rilevatore ci dirà con certezza matematica se la particella è passata da destra o da sinistra. È un atto di osservazione pura. Non stiamo bloccando il passaggio, non stiamo deviando la particella, stiamo solo registrando un'informazione. Accendiamo il nostro strumento. Un anello dorato di sensori prende vita attorno alla fessura, emettendo un leggero campo di misurazione. L'esperimento ricomincia. Il primo elettrone viene sparato, viaggia nel vuoto, si avvicina alla barriera e il rilevatore scatta, suona, ci dice: l'ho visto, è passato di qui, come una particella solida. Finalmente abbiamo la prova concreta che cercavamo. L'elettrone non è un fantasma spalmato nello spazio, è passato esattamente dove lo abbiamo visto passare. Stiamo per festeggiare la vittoria della logica sulla follia quantistica. Ma mentre ci voltiamo a guardare lo schermo di fondo per ammirare il risultato del nostro ingegno, il sangue ci gela nelle vene. Nel momento esatto in cui abbiamo acceso il rilevatore, nel momento stesso in cui abbiamo deciso di guardare da quale fessura passasse l'elettrone, il disegno sullo schermo è cambiato. La bellissima figura di interferenza, il segno dell'onda, è svanita nel nulla. Al suo posto, fredde e implacabili, sono apparse due semplici strisce verticali. Questo è il collasso della funzione d'onda. È il fatto fisico più sconvolgente mai scoperto dall'umanità. Il semplice atto di misurare, di estrarre informazioni dal sistema, ha costretto l'elettrone a smettere di comportarsi come un'onda di probabilità e a tornare a essere un proiettile solido. Attenzione! Distinguiamo bene i fatti dalla filosofia. Fisicamente e misurabilmente. La particella cambia il suo comportamento a seconda che la via che percorre sia nota oppure no. Filosoficamente, questo apre voragini spaventose. Sembra quasi che la materia sappia di essere osservata, ma restiamo ancorati alla scienza. Non è la nostra coscienza umana a cambiare la realtà. È l'interazione fisica della misurazione che distrugge il delicato stato quantistico. Eppure, il dato concreto resta insormontabile e verificato. La natura intima dell'universo si nasconde quando proviamo a scrutarla troppo da vicino. La realtà solida che percepiamo esiste solo quando interagisce con qualcos'altro. Ma se guardare la materia la costringe a cambiare natura, cosa succede allo spazio vuoto quando non c'è nulla da guardare? Ripartiamo dalla nostra domanda angosciante. Se la materia cambia natura quando la osserviamo, cosa succede al palcoscenico vuoto dell'universo quando non c'è nulla da guardare? Immaginate una stanza perfettamente buia, un vuoto assoluto. Al centro posizioniamo una singola particella isolata. La vedete brillare serena, immobile, un minuscolo faro nel buio cosmico.
Vogliamo fare i detective fino in fondo. Vogliamo conoscere esattamente dove si trova e contemporaneamente a quale velocità si sta muovendo. Sembra una richiesta legittima per comprendere la realtà. Ma l'universo ha una regola ferrea, un divieto assoluto impresso nel suo codice sorgente. Ora chiediamo a Renderium di zoomare, di mettere a fuoco questa particella con una precisione chirurgica, millimetrica. Osservate attentamente cosa succede. Nel momento esatto in cui la telecamera virtuale cerca di bloccarla, la particella impazzisce, letteralmente. Perde i suoi contorni netti, si sfoca, esplode in una scia di luce incontrollabile che trema in direzioni casuali. Questo non è un difetto delle nostre lenti, né un limite della tecnologia umana. Questo è il principio di indeterminazione di Werner Heisenberg. Fisicamente, la natura vieta che una particella possieda contemporaneamente una posizione esatta e una velocità esatta. Non è che noi non riusciamo a misurarle, è che queste due proprietà non esistono insieme nella trama della realtà. Più cerchi di inchiodare una, più l'altra svanisce in una nebbia di pura probabilità. Per capire fisicamente questa limitazione, costruiamo una trappola quantistica. Davanti a voi fluttua una nube densa di particelle color ciano, calme, pacate, che si muovono lentamente nello spazio. Ora, facciamo scendere due pareti invisibili, due barriere di forza inesorabili che iniziano a comprimere la nube da destra e da sinistra. Stiamo forzando le particelle a occupare uno spazio sempre più ristretto. Stiamo esigendo di conoscere la loro posizione con una precisione sempre più brutale. Guardate la reazione fisica del sistema. Più stringiamo la morsa, più la nube si agita. Le particelle iniziano a vibrare violentemente, come se stessero letteralmente bollendo per la frustrazione del confinamento. E quando lo spazio diventa microscopico, la velocità esplode. Le particelle schizzano via verticalmente e lateralmente a velocità inimmaginabili, rompendo ogni contenimento e fuggendo dalla nostra trappola. Il prezzo della precisione spaziale è il caos assoluto nel movimento. L'universo si rifiuta categoricamente di farsi mettere all'angolo. Se lo costringi a rivelarti dove si trova una frazione di materia, quella stessa materia acquisirà un'energia cinetica folle pur di non farsi catturare del tutto. È una ribellione intrinseca della natura contro l'ordine assoluto e la stasi. E questa ribellione febbrile ci porta a una conclusione inevitabile e sconvolgente. Se non possiamo mai fermare completamente nulla, cosa significa davvero la parola vuoto? Dimenticate per un momento gli atomi, le molecole e la materia tangibile. Allontaniamoci da tutto ciò che conosciamo. Viaggiamo nello spazio profondo, nel buio intergalattico, lontanissimi da qualsiasi stella, pianeta o granello di polvere cosmica. Qui, nel freddo assoluto e nell'oscurità più profonda, ci aspetteremmo di trovare il nulla. Un palcoscenico vuoto, silenzioso, inerte, l'assenza totale di cose. Ma la meccanica quantistica ci rivela una verità radicalmente diversa. Chiediamo al nostro motore grafico di amplificare la sensibilità visiva, di mostrarci la struttura intima dell'invisibile. Guardate il buio totale che inizia lentamente a sgranarsi. Non stiamo guardando uno spazio nero, liscio e perfetto. Stiamo osservando una trama granulosa, un tessuto che freme impercettibilmente. Il principio di indeterminazione di cui abbiamo appena discusso non si applica solo alla materia solida, si applica anche all'energia stessa. Non puoi mai avere esattamente zero energia in un punto preciso dello spazio per un lasso di tempo definito. Zero è un numero troppo preciso, un numero vietato dalle leggi della fisica quantistica. E poiché lo spazio
non può mai avere zero energia. Il vuoto puro, il nulla assoluto, fisicamente non può esistere. Quello che noi chiamiamo spazio vuoto è in realtà un campo vibrante, carico di un potenziale inespresso che aspetta solo l'occasione per manifestarsi. Ed ecco che questo potenziale inespresso si scatena in tutta la sua violenza. Davanti ai vostri occhi, il vuoto letteralmente esplode di vita. Osservate attentamente queste microesplosioni luminose. Coppie di particelle, una color magenta e una verde brillante, appaiono improvvisamente dal nulla assoluto. Nascono insieme, roteano l'una attorno all'altra in una danza frenetica, quasi disperata, e poi si scontrano, annichilendosi a vicenda e svanendo nello stesso nulla da cui sono emerse. Tutto questo accade in frazioni di secondo così infinitesimali che la mente umana fatica persino a concepirle. Questo fenomeno, predetto dal geniale fisico Paul Dirac, ci dimostra che lo spazio è in realtà un oceano ribollente, un mare in perenne tempesta fatto di particelle virtuali. È materia e antimateria che si creano e si distruggono in un ciclo infinito, caotico e velocissimo. Non stiamo parlando di un'illusione ottica e non è un semplice trucco matematico per far quadrare le equazioni. Sono la struttura stessa di quello che chiamiamo vuoto. In questo momento esatto, lo spazio apparentemente vuoto tra lo schermo che state guardando e i vostri occhi sta friggendo, pullulando di miliardi di queste particelle fantasma che nascono e muoiono incessantemente. La tranquillità dello spazio è solo una menzogna raccontata dai nostri sensi, troppo lenti per percepire questa frenesia. Ora abbassiamo l'illuminazione generale e usiamo una luce radente, drammatica, per evidenziare i contorni di questo caos invisibile. Quello che vedete non è più un semplice spazio vuoto attraversato da scintille casuali, ma un vero e proprio oceano in tempesta, solcato da onde invisibili, vortici e correnti tumultuose. Ogni singola particella virtuale che appare e scompare porta con sé una minuscola, microscopica quantità di energia. Presa singolarmente è del tutto insignificante, ma moltiplicata per l'infinità dello spazio cosmico e per il ritmo frenetico della loro creazione, questa danza genera un'energia complessiva spaventosa. È quella che i fisici chiamano energia di punto zero. Attenzione però, separiamo rigorosamente i fatti misurabili dalle fantasie fantascientifiche. Non possiamo attaccare una spina a questo oceano quantistico per alimentare le nostre città o far volare le nostre astronavi. Non è energia libera e utilizzabile a nostro piacimento. Ma dal punto di vista puramente fisico, la sua esistenza è indubbia e ha un peso reale, un impatto concreto nell'economia dell'universo. Questo ribollire costante, questa energia fantasma, permea ogni singolo centimetro cubo del cosmo. È il respiro di fondo della realtà, il rumore bianco della creazione che non si spegne mai, nemmeno se portassimo l'universo alla temperatura dello zero assoluto. Se vi state chiedendo se tutto questo sia solo una bellissima architettura teorica, preparatevi a cambiare idea. Possiamo misurare questa tempesta invisibile. Osservate queste due lastre perfette, costruite nel nostro spazio virtuale. Sono fatte di particelle argentate, levigate a specchio, assolutamente neutre. Le stiamo avvicinando sempre di più, fino a portarle a una distanza microscopica, separandole solo per pochi milionesimi di millimetro. Le abbiamo messe nel vuoto assoluto, isolate da qualsiasi forza esterna conosciuta. Cosa succede? Guardate bene. Le lastre vengono schiacciate inesorabilmente, l'una contro l'altra. Chi le sta spingendo? Non c'è aria, non c'è gravità rilevante, non ci sono cariche elettriche o calamite nascoste. A spingerle è il vuoto stesso. Nello spazio ristretto tra le due lastre,
possono nascere fisicamente solo le particelle virtuali più piccole, quelle con le lunghezze d'onda più corte, mentre all'esterno, nello spazio aperto, nascono particelle di tutte le dimensioni. Questa differenza crea una pressione reale, misurabile, nei laboratori di tutto il mondo. Le particelle virtuali esterne letteralmente prendono a pugni le lastre di metallo, spingendole l'una verso l'altra. Questo fenomeno si chiama effetto Casimir. È la prova fisica, tangibile e inequivocabile, che il nulla non solo esiste come entità dinamica, ma possiede una forza bruta capace di muovere oggetti solidi nel nostro mondo macroscopico. Ma com'è possibile creare qualcosa dal nulla, violando la sacra legge della conservazione dell'energia che impariamo a scuola? Guardate questo grafico tridimensionale dorato che si sviluppa nello spazio davanti a noi. La linea di base piatta rappresenta lo stato fondamentale, ground state. Anche allo zero assoluto, infatti, permane un'energia residua chiamata energia di punto zero. Improvvisamente, dei picchi di energia schizzano verso l'alto, violando brutalmente il livello zero. Le particelle virtuali stanno letteralmente rubando energia all'universo per poter esistere. È un furto cosmico in piena regola. Ma c'è un trucco fondamentale. Il principio di indeterminazione permette questo prestito a una condizione severissima. Il debito deve essere rimborsato immediatamente. Puoi prendere in prestito un'enorme quantità di energia dal vuoto, ma devi restituirla annichilendoti in una frazione di tempo così breve che l'universo, per così dire, non fa in tempo ad accorgersene e a registrarne la mancanza. Più energia rubi, meno tempo hai per esistere. È un sistema contabile spietato, perfetto e inflessibile. E attenzione, questa non è filosofia astratta, è la meccanica precisa che fa funzionare le forze fondamentali della natura. Le particelle che compongono i vostri corpi, in questo preciso momento, comunicano tra loro scambiandosi proprio questi messaggi fantasma. Particelle virtuali prese in prestito dal vuoto e restituite un istante prima di poter essere scoperte dai controllori dell'universo. Ora, facciamo un passo indietro, un lungo, vertiginoso zoom all'indietro per riprendere fiato. Lasciamo il mondo microscopico e guardiamo l'intero quadro cosmico. Quella che vedete apparire è la Via Lattea, la nostra galassia madre con i suoi 100 miliardi di stelle luminose. Ma ora la state guardando con occhi diversi, con la consapevolezza quantistica. Non è più un disco solido e maestoso che ruota placidamente in un vuoto silenzioso e morto. È solo una leggera schiuma luminosa, una sottile increspatura che galleggia su questo oceano caotico, invisibile e perpetuamente ribollente. Riportiamo i piedi per terra e chiariamo bene le cose. Non stiamo dicendo che la realtà non esiste o che i vostri sensi vi ingannano costantemente. I tavoli sono solidi, i pianeti orbitano regolarmente, la gravità vi tiene ancorati a terra. Questi sono fatti misurabili, scientifici e affidabili. Ma la fisica ci costringe ad accettare un fatto altrettanto verificato. Le fondamenta invisibili su cui poggia questo mondo solido sono fatte di pura irrequietezza. Il nulla assoluto è impossibile e l'immobilità perfetta è un'illusione. Ma se lo spazio stesso non è un contenitore vuoto, se è invece un tessuto vivo, denso e connesso in ogni sua infinitesima parte, allora cosa succede se prendiamo due particelle nate insieme e le separiamo ai capi opposti di questo oceano vibrante? Possono forse rimanere in contatto attraversando lo spazio senza viaggiare? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo scendere di nuovo nell'abisso microscopico e assistere a un evento di creazione. Immaginate un lampo di energia purissima, un minuscolo scoppio di luce
da cui nascono simultaneamente due particelle gemelle. Nel nostro oceano quantistico, quando due particelle vengono create dallo stesso identico evento, non sono semplicemente vicine. Condividono lo stesso destino. I fisici chiamano questo fenomeno entanglement quantistico o intreccio quantistico. Dal momento esatto della loro nascita, queste due entità smettono di essere due individui separati e diventano un unico sistema indivisibile. Non importa se le guardate da destra o da sinistra, le loro proprietà sono perfettamente bilanciate, come se fossero le due facce di una stessa medaglia cosmica. Se una ruota in senso orario, l'altra, nel momento in cui la misuriamo, ruoterà inevitabilmente in senso antiorario. È un legame così profondo che la matematica, che le descrive, non ha due equazioni distinte, ma una sola. Ma cosa succede se decidiamo di mettere alla prova questo legame indissolubile, strappando queste due gemelle dal loro abbraccio primordiale? Prendiamo le nostre due particelle appena nate. Chiamiamole per comodità Alice e Bob. Mettiamo Alice in un contenitore isolato e la spediamo verso i confini del nostro sistema solare. Bob, invece, lo lanciamo nella direzione esattamente opposta, verso la galassia di Andromeda. Le facciamo viaggiare alla massima velocità consentita dall'universo, facendole allontanare l'una dall'altra per anni, decenni, secoli. Lo spazio vuoto si dilata tra di loro, diventando un abisso incolmabile di miliardi e miliardi di chilometri. Nel mondo normale, quello degli oggetti quotidiani, la distanza spezza qualsiasi legame. Se separate due gemelli umani ai capi opposti del pianeta, non possono sapere cosa sta facendo l'altro senza inviarsi un messaggio. E nessun messaggio, nemmeno un raggio di luce, può viaggiare istantaneamente. Ci vorrebbero anni luce affinché un segnale da Alice raggiunga Bob. Secondo le regole sacre della fisica classica, Alice e Bob ora sono completamente, irrimediabilmente isolati. Eppure, il mondo quantistico si prepara a infrangere la regola più inviolabile che conosciamo. Siete pronti a vedere l'impossibile? Ora che Alice e Bob sono separati da anni luce di vuoto cosmico, decidiamo di compiere una misurazione. Guardiamo Alice. Nel momento esatto in cui la osserviamo, la sua natura incerta svanisce e lei assume uno stato definito. Ad esempio, inizia a ruotare verso l'alto. In quello stesso, identico, infinitesimo istante, a miliardi di chilometri di distanza, Bob reagisce. Senza che nessuna informazione abbia avuto il tempo fisico di attraversare lo spazio, Bob inizia a ruotare verso il basso. Non c'è un secondo di ritardo. Non c'è nemmeno un miliardesimo di secondo di ritardo. La reazione è letteralmente istantanea. È come se lo spazio immenso che le separa semplicemente non esistesse. Le due particelle si comportano come se fossero ancora esattamente nello stesso punto, avvolte dallo stesso nastro di luce primordiale. L'informazione non ha viaggiato attraverso lo spazio, lo ha ignorato completamente. Questo è un fatto misurabile, testato nei laboratori di tutto il mondo. Ma com'è possibile? Qualcuno, tra le menti più brillanti della storia umana, si rifiutò categoricamente di crederci. Quel qualcuno era Albert Einstein. Per lui, l'idea che un'azione compiuta qui potesse avere un effetto istantaneo laggiù, dall'altra parte dell'universo, era semplicemente un'assurdità. La chiamò, con un certo disprezzo, una misteriosa azione a distanza. Einstein propose una soluzione molto più elegante e rassicurante. Disse: «Non c'è nessuna magia quantistica. Alice e Bob non stanno comunicando istantaneamente. In realtà, fin dal momento della loro nascita, possedevano già un piano segreto. Immaginate che dentro ogni particella
ci sia un minuscolo meccanismo a orologeria, un set di istruzioni nascoste che dice loro esattamente come comportarsi quando verranno misurate. I fisici chiamano questa idea la teoria delle variabili nascoste. Secondo Einstein, le particelle sembrano sincronizzate solo perché sono state preprogrammate fin dall'inizio, proprio come due orologi perfettamente sincronizzati prima di essere separati. Nessuna violazione della velocità della luce, nessuna stranezza. Una spiegazione logica, solida, che salvava la nostra percezione di un universo razionale. Sembrava una teoria perfetta, inattaccabile, fino a quando un fisico irlandese non decise di costruire una trappola mortale per questa idea. Negli anni 60, un fisico di nome John Bell elaborò un modo geniale per scoprire la verità. Capì che se Einstein avesse avuto ragione e le particelle seguissero davvero delle istruzioni segrete preprogrammate, ci sarebbe stato un limite rigoroso a quanto i loro comportamenti potessero coincidere se misurati da angolazioni diverse. Bell inventò un esperimento concettuale che in seguito divenne realtà nei laboratori. Immaginate di circondare Alice e Bob con una complessa griglia di filtri, degli anelli di vetro polarizzato che possono ruotare in direzioni casuali un istante prima che la particella li attraversi. Poiché la direzione del filtro viene scelta a caso all'ultimo momento, i presunti ingranaggi segreti di Einstein non avrebbero modo di prepararsi in anticipo per l'angolazione esatta. Bell dimostrò matematicamente che se il mondo fosse classico e preprogrammato, le risposte di Alice e Bob potrebbero corrispondere al massimo in una certa percentuale di casi. Un limite invalicabile stabilito dalla logica umana. Il palcoscenico era pronto. L'universo stava per essere sottoposto al test definitivo. Avviamo l'esperimento. Milioni di coppie di particelle vengono generate, separate e fatte passare attraverso i filtri ruotati casualmente. Registriamo i risultati di Alice, registriamo i risultati di Bob e poi li confrontiamo. Se la realtà fosse come la intendeva Einstein, solida e predeterminata, il contatore delle correlazioni non dovrebbe mai superare una soglia critica, diciamo il 75%. Guardate il contatore olografico, 60%, 70%, 75%. Il limite classico viene raggiunto, ma il contatore non si ferma. Continua a salire. 80%, 85%. I numeri esplodono, distruggendo la barriera del possibile. La matematica è implacabile e i risultati dei laboratori sono inequivocabili. Le particelle violano la disuguaglianza di Bell. Questo è un fatto scientifico misurabile e riproducibile. Cosa significa tutto questo? Significa che Einstein aveva torto. Non ci sono ingranaggi segreti. Non c'è alcun piano preprogrammato. Le particelle decidono il loro stato nel momento esatto in cui vengono misurate e lo fanno in perfetta, inspiegabile armonia. Non importa quanto siano distanti. Siamo di fronte a una rivelazione sconvolgente. Dobbiamo fare molta attenzione ora, perché qui la scienza si affaccia sull'abisso della filosofia. Il fatto fisico, verificato migliaia di volte, è che l'entanglement esiste. La misurazione su Alice determina istantaneamente lo stato di Bob. Ma come interpretare questa mostruosità? Abbiamo due opzioni, entrambe terrificanti per il nostro senso comune. La prima è che esiste un segnale sconosciuto capace di viaggiare a velocità infinita, ignorando il limite insuperabile della luce. Ma questo distruggerebbe le leggi della relatività che tengono in piedi il cosmo. La seconda opzione, forse ancora più radicale, è che lo spazio, la distanza stessa, sia un'illusione. Filosoficamente, potremmo dire che a livello quantistico
Alice e Bob non sono mai stati separati. Per l'universo profondo, il concetto di qui e lì semplicemente perde di significato. Non stiamo dicendo che non possiate misurare i chilometri tra due città, ma che nel tessuto più intimo della realtà la separazione fisica non impedisce l'unità assoluta. E se questo vale per due particelle isolate in un laboratorio, cosa significa per il resto del cosmo? Torniamo a guardare il quadro generale. 13 miliardi e 8 centinaia di milioni di anni fa, tutta la materia e tutta l'energia del nostro universo erano compresse in un singolo punto infinitamente denso. Un punto in cui tutto era inevitabilmente a contatto con tutto. Se l'entanglement nasce dalla vicinanza e dalle interazioni, allora è plausibile immaginare che ogni singolo atomo del vostro corpo, ogni stella nel cielo notturno, ogni galassia lontana, conservi ancora una debole, fantomatica traccia di quell'antico legame cosmico. Una rete neurale immensa, invisibile, che permea lo spazio-tempo. Questo non significa che possiamo usare l'entanglement per mandare messaggi nel passato o leggere il pensiero. La scienza ci dice che non possiamo usare questa connessione per trasmettere informazioni umane. Ma la realtà fisica rimane. A livello fondamentale, l'isolamento totale non esiste. Lo spazio non è una barriera per la natura quantistica. E se le particelle possono ignorare miliardi di chilometri di spazio vuoto come se non esistessero, vi faccio una domanda inquietante. Possono forse ignorare anche i muri fisici, solidi e impenetrabili che costruiamo intorno a noi? Possono forse ignorare anche i muri fisici, solidi e impenetrabili che costruiamo intorno a noi? La risposta a questa domanda è forse la prova più sconvolgente di tutta la nostra indagine. Per capirla, dobbiamo costruire la prigione perfetta. Guardate davanti a voi. Questo immenso muro curvo, fatto di particelle rosse incandescenti, non è un semplice ostacolo di mattoni. È una barriera di potenziale, un muro di energia pura. Nella fisica classica, le regole sono spietate e incredibilmente semplici. Se avete una palla e volete lanciarla oltre una collina, dovete darle abbastanza energia cinetica. Se l'energia non basta, la palla sale fino a un certo punto, si ferma e inesorabilmente rotola indietro verso di voi. Non ci sono sconti, non ci sono scappatoie, non ci sono miracoli. Questo muro di energia che abbiamo eretto è matematicamente insuperabile per le particelle che stiamo per lanciargli contro. La barriera respinge tutto ciò che si avvicina con una forza brutale e assoluta. È il confine invalicabile della logica quotidiana, il limite oltre il quale nessuna particella dovrebbe mai poter esistere. Eppure, la natura ha in serbo un trucco. Osserviamo prima cosa succede quando obbediamo alle regole del mondo macroscopico in cui viviamo. Ecco una particella classica, immaginata come una solida, pesante sfera grigia. La lanciamo contro il nostro muro di energia, con tutta la forza possibile, ma con un'energia calcolata per essere inferiore a quella necessaria per superarlo. Guardate l'impatto. La sfera colpisce la barriera incandescente e la fisica fa il suo corso prevedibile. Un lampo di collisione, una brutale decelerazione, e la sfera viene respinta violentemente all'indietro. Rimbalza via, pesante e inerte, avendo perso la sua battaglia contro il muro. Potete lanciare questa sfera classica milioni, miliardi, trilioni di volte. Il risultato sarà sempre, immancabilmente, lo stesso. La materia solida non attraversa altra materia solida se non ha l'energia per distruggerla. Questo è un fatto incontestabile della nostra esperienza quotidiana. Se sbattete la testa contro una porta chiusa, vi farete solo male. Il mondo classico è una prigione di certezze assolute, dove le barriere di energia
sono dittatori spietati che dettano dove potete e non potete andare. Ma noi sappiamo che, nel profondo, la materia non è fatta di sfere solide. Per scoprire il crimine perfetto contro le leggi della fisica classica, dobbiamo abbandonare l'illusione della solidità. Trasformiamo la nostra particella, restituendole la sua vera identità quantistica. Guardate la sfera grigia dissolversi. Al suo posto emerge una vasta, fluttuante nube azzurra. Questa non è un'esplosione di gas, è la funzione d'onda della particella. È una mappa tridimensionale di pura probabilità. Le zone dove l'azzurro è più denso e luminoso rappresentano i luoghi in cui è più probabile trovare la particella se decidessimo di cercarla. Le zone periferiche, più sfumate, indicano dove è meno probabile, ma non impossibile. La particella ora non è in un singolo punto, ma esiste come un fantasma diffuso in questa regione di spazio. Questa nube non ha bordi rigidi, non è un oggetto duro che può semplicemente rimbalzare. È un'entità matematica e fisica che si propaga nello spazio come un'onda in un oceano invisibile. E ora, con questa nuova forma spettrale, fluida e sfuggente, ci prepariamo a lanciare nuovamente la nostra particella contro il muro invalicabile. Le regole del gioco sono appena cambiate per sempre. La nube di probabilità azzurra scivola verso il muro rosso incandescente. Il momento del contatto è radicalmente diverso da prima. Non c'è un urto violento. Non c'è un rimbalzo meccanico. Quando il fronte dell'onda azzurra incontra la barriera di energia, non si ferma di colpo. Si spalma contro di essa, come acqua che investe una scogliera porosa. Ma guardate con estrema attenzione il confine esatto tra l'azzurro e il rosso. La fisica classica direbbe che la probabilità di trovare la particella all'interno del muro proibito deve essere esattamente 0. Ma la meccanica quantistica ci rivela una verità molto più inquietante. L'onda azzurra sta letteralmente sanguinando all'interno della barriera. Il fronte della nube penetra nella superficie infuocata del muro. L'energia della barriera cerca di sopprimere l'onda, di cancellarne l'esistenza, ma la natura diffusa della probabilità non può essere recisa con un taglio netto. Un fantasma matematico sta iniziando a violare una legge fisica considerata inviolabile. La particella, pur non avendo l'energia per esistere lì dentro, ci sta entrando lo stesso. Il confine della realtà sta iniziando a cedere. Tagliamo il muro a metà e guardiamo cosa succede all'interno del suo spessore. La scena che si svela è una lotta disperata tra l'esistenza e il nulla. Man mano che l'onda azzurra avanza nella profondità della barriera rossa, viene letteralmente strangolata. L'ampiezza della nube, la densità dei suoi punti luminosi, crolla drammaticamente. I fisici chiamano questo fenomeno decadimento esponenziale. Ogni frazione di millimetro che l'onda percorre all'interno del muro, la sua probabilità di esistere viene dimezzata, poi dimezzata ancora, in una discesa vertiginosa verso lo 0. Guardate come la nube vasta e maestosa si riduce a un filo sottilissimo, una ragnatela di luce che lotta per sopravvivere nell'inferno di energia che la circonda. Sembra che la barriera stia vincendo. L'equazione sembra destinata a cancellare la particella, riducendola al nulla prima che possa raggiungere l'altro lato. Ma qui risiede il segreto più profondo della matematica quantistica. Una curva esponenziale si avvicina allo 0 a una velocità folle, ma tecnicamente non lo tocca mai del tutto. C'è sempre un residuo, c'è sempre un sussurro. Spostiamoci ora sul lato opposto della prigione assoluta. Questo è il luogo dove nulla dovrebbe mai arrivare. Il vuoto totale. Fissate l'oscurità oltre il muro impenetrabile. All'inizio non c'è nulla.
Poi, impercettibilmente, qualcosa inizia a formarsi. Una debole, quasi invisibile nebbiolina azzurra emerge dalla superficie solida del muro. È il residuo sopravvissuto di quel decadimento esponenziale, quel filo sottilissimo di probabilità che non si è mai azzerato del tutto, è riuscito ad attraversare l'intero spessore della barriera. Questa debole nebbia rappresenta una probabilità minuscola, forse 1 su 1.000.000 o 1 su 1.000.000.000. Ma in meccanica quantistica, se una probabilità esiste, per quanto microscopica, significa che l'evento è fisicamente possibile. L'onda di probabilità si è ricreata, seppur debolissima, dall'altra parte dell'ostacolo. L'informazione della particella è trapelata attraverso una porta che era termodinamicamente e fisicamente chiusa a chiave. Questo non è un errore di calcolo, è la realtà fisica che stiamo osservando. Abbiamo preparato la scena per l'ultimo, definitivo atto di questa evasione impossibile. L'onda è passata. Ora manca solo la particella. L'universo, ora, deve prendere una decisione. La particella ha una probabilità enorme di essere rimbalzata indietro e una probabilità infinitesimale di trovarsi oltre il muro. Simuliamo il collasso della funzione d'onda, il momento in cui la realtà sceglie un esito. Un lampo improvviso squarcia la scena. La vasta nube azzurra sul lato di partenza svanisce all'istante. E lì, dal lato oscuro, dove prima c'era solo una debole nebbiolina, appare improvvisamente la nostra particella solida, intatta, reale. È successo. La particella non ha aggirato il muro, non ha scavato un buco attraverso di esso, non ha preso in prestito energia per saltarlo. È letteralmente svanita da un lato ed è apparsa dall'altro, attraversando una regione di spazio in cui le era fisicamente proibito esistere. Questo è l'effetto tunnel quantistico, un fenomeno che sfida la nostra comprensione dello spazio e degli ostacoli solidi. Quella che a noi appare come una violazione magica delle regole, per l'universo è la normalità. Ma se pensate che questa sia solo una bizzarria da laboratorio, limitata a microscopici esperimenti isolati, vi sbagliate di grosso. La vostra stessa esistenza dipende da questo preciso istante. Lasciamo il nostro muro sperimentale e tuffiamoci nel cuore del nostro sistema solare, al centro esatto del Sole. Qui miliardi di nuclei di idrogeno si muovono a velocità folli, cercando di scontrarsi per fondersi e creare luce. Ma c'è un problema. Un fatto fisico misurabile. I nuclei hanno tutti carica positiva e si respingono a vicenda con una forza magnetica colossale. Un muro di energia repulsiva. I calcoli termodinamici classici sono spietati. Il nucleo del Sole non è abbastanza caldo. Le particelle non hanno l'energia cinetica sufficiente per superare quella barriera e toccarsi. Secondo la fisica normale, il Sole dovrebbe essere buio, un immenso globo di gas freddo e inerte. Ma guardate, milioni di particelle si avvicinano, si respingono, ma una su innumerevoli miliardi attraversa la barriera repulsiva grazie all'effetto tunnel quantistico. Appare oltre il muro magnetico, si fonde con l'altra e innesca una titanica esplosione di energia nucleare. Questo è un fatto scientifico inconfutabile. Senza l'effetto tunnel, le stelle non brillerebbero. Senza questo presunto miracolo quantistico, l'universo sarebbe oscuro e privo di vita. La scienza ci dimostra oltre ogni dubbio che queste regole impossibili governano la realtà concreta. Eppure, filosoficamente, ci lascia sospesi sull'orlo di un abisso. Sappiamo esattamente come calcolare questi salti fantasma, li usiamo persino nei processori dei nostri telefoni. Ma se la materia solida è solo un'illusione statistica, se le barriere fisiche sono solo suggerimenti che l'universo può decidere di ignorare,
Allora, qual è la vera natura del mondo in cui camminiamo ogni giorno? I fisici hanno le equazioni, ma il significato profondo di tutto questo rimane il mistero più affascinante della nostra epoca. E proprio da questa voragine di incomprensione nasce quello che potremmo chiamare il grande scisma della fisica moderna. I fisici hanno le equazioni, sanno calcolare con una precisione spaventosa il comportamento delle particelle, ma il significato profondo di tutto questo rimane il mistero più affascinante della nostra epoca. La matematica funziona perfettamente, ma cosa descrive realmente? Questo è il punto in cui la scienza rigorosa e misurabile si scontra frontalmente con la filosofia della realtà. L'equazione di Schrödinger, il cuore pulsante di tutta questa impalcatura, ci restituisce un'onda di probabilità. Ci dice dove è più probabile trovare la materia e le nostre misurazioni confermano questi calcoli fino all'ennesimo decimale. Questo è il fatto scientifico inconfutabile. Ma cosa succede alla materia prima che noi la cerchiamo? Esiste in uno stato definito o è letteralmente spalmata nello spazio? Su questa singola, titanica domanda, la comunità scientifica si è spaccata in fazioni. Non avendo prove definitive su cosa avvenga dietro il sipario dell'osservazione, i fisici hanno formulato 3 grandi interpretazioni, 3 sospettati principali per spiegare il crimine perfetto contro il nostro buonsenso. Ognuna di queste teorie è matematicamente valida. Ognuna di esse concorda con gli esperimenti. Eppure, ognuna esige che voi sacrifichiate una parte fondamentale di ciò che considerate reale. La prima e più celebre via d'uscita è l'interpretazione di Copenaghen, forgiata dalle menti di Niels Bohr e Werner Heisenberg. Dal punto di vista fisico, questa interpretazione prende la matematica alla lettera. L'onda di probabilità è tutto ciò che c'è. Filosoficamente si spinge oltre, affermando un concetto devastante. La realtà non esiste finché non la guardi. Secondo questa visione, non ha alcun senso domandarsi dove sia una particella prima di misurarla. Non è che noi ignoriamo la sua posizione. È la particella stessa a non avere una posizione nel tessuto dello spazio. Esiste solo come un ventaglio di potenzialità sovrapposte, una sfocatura intrinseca dell'universo. È solo nel momento esatto in cui un misuratore entra in gioco che l'universo è costretto a prendere una decisione. La nube di probabilità collassa violentemente in un punto singolo, solido e reale. Questa è la visione ortodossa, quella insegnata nella maggior parte delle università del mondo. È un'interpretazione pragmatica che ci dice di smettere di fare domande filosofiche e di fidarci solo dei risultati che possiamo registrare. Ma questa fredda efficienza nasconde un paradosso inquietante. Se la realtà solida emerge solo attraverso l'atto della misurazione, ci troviamo di fronte a un problema che la fisica da sola non riesce a risolvere. Il problema gigantesco di Copenaghen è definire cosa diavolo sia una misurazione. O meglio, cosa qualifica un ente come osservatore? È necessaria una mente umana cosciente? Un cane che guarda l'esperimento farebbe collassare la materia? E una videocamera lasciata accesa in una stanza vuota? Dal punto di vista della fisica pura, una videocamera è solo un ammasso di atomi, proprio come l'atomo che sta cercando di misurare. Perché un gruppo di atomi organizzati a forma di sensore dovrebbe avere il potere magico di forzare un altro atomo a diventare reale? Questo è il famigerato problema della misura. L'interpretazione ortodossa traccia una linea invisibile tra il mondo microscopico, dove le regole sono sfocate, e il mondo macroscopico, che funge da misuratore assoluto. Ma questa linea non esiste in nessuna equazione.
È un'aggiunta filosofica, un trucco mentale per far quadrare i conti con la nostra esperienza quotidiana. Sostenere che l'universo abbia bisogno di noi o dei nostri strumenti per decidere in che stato esistere porta con sé un'arroganza antropocentrica quasi intollerabile per molti scienziati. Saremmo noi i burattinai della realtà. Ma se rifiutate di credere che la coscienza o i grandi oggetti abbiano poteri speciali, dovete prepararvi ad abbracciare una teoria molto più estrema. Se l'idea che l'osservazione crei la realtà vi sembra assurda, vi presento la seconda via d'uscita. L'interpretazione dei molti mondi, proposta da Hugh Everett negli anni 50. L'idea di Everett è di una semplicità matematica sconvolgente. Prendiamo l'equazione e smettiamo di aggiungere regole inventate. Secondo questa teoria, la funzione d'onda non collassa mai. Mai. Quando un elettrone può trovarsi in due posizioni diverse e noi lo misuriamo, l'universo non lancia i dadi per sceglierne una. L'universo semplicemente si divide. In una linea temporale, noi misuriamo l'elettrone a destra. In un'altra linea temporale, altrettanto reale, una versione identica di noi misura l'elettrone a sinistra. Entrambi i risultati accadono concretamente. Dal punto di vista matematico, questa interpretazione è di un'eleganza assoluta, perché non richiede alcuna magia legata all'osservatore. L'osservatore si limita a intrecciarsi con il sistema, diventando parte della gigantesca equazione dell'universo. Questo è un modello che rispetta rigorosamente i fatti fisici senza introdurre eccezioni arbitrarie. Ma il prezzo filosofico per questa purezza matematica è incalcolabile. Per salvare l'oggettività della scienza, dobbiamo accettare che la nostra realtà sia solo una scheggia insignificante di una struttura immensamente più vasta. Non stiamo parlando di una singola divisione. Stiamo parlando di ogni singola interazione quantistica nell'intero cosmo. Ogni volta che un fotone colpisce una foglia, ogni volta che un atomo decade, ogni volta che i campi magnetici interagiscono. Miliardi di volte al secondo, per ogni particella esistente, la realtà si frattura. Filosoficamente, l'interpretazione dei molti mondi ci dice che tutto ciò che è fisicamente possibile, per quanto improbabile, accade inevitabilmente in un ramo parallelo dell'esistenza. Esistono innumerevoli versioni di voi stessi, alcune con vite quasi identiche, altre radicalmente diverse, tutte originate da microscopiche variazioni quantistiche nel passato. È una prospettiva che fa vacillare la mente umana. Scientificamente risolve il problema della misura in modo impeccabile, ma lo fa creando un multiverso invisibile, in continua, inarrestabile espansione. Noi percepiamo solo il ramo in cui ci troviamo, convinti che sia l'unico esistente, perché non possiamo comunicare con gli altri. È una teoria che molti fisici moderni trovano rassicurante nella sua coerenza formale, ma che lascia un senso di profonda vertigine esistenziale. Se ogni scelta, ogni evento casuale si realizza altrove, qual è il valore della realtà che viviamo? Eppure, se questa infinita moltiplicazione vi terrorizza, c'è un terzo sospettato in attesa nell'ombra. Se non volete che la realtà dipenda da chi la guarda e vi rifiutate di credere in infiniti universi paralleli, la teoria di de Broglie-Bohm, o teoria dell'onda pilota, è il vostro rifugio. Questa interpretazione fa una promessa meravigliosa. Il mondo è esattamente solido e reale come sembra. La particella esiste sempre, ha sempre una posizione precisa, non è mai una nuvola sfocata di probabilità. Ma allora, come spieghiamo il comportamento bizzarro che misuriamo negli esperimenti? Fisicamente, la teoria
introduce un elemento invisibile, un'onda guida. Immaginate che la particella sia come una minuscola boa solida che galleggia su un oceano invisibile. L'onda di probabilità non è la particella stessa, ma un campo reale e fluttuante che la trasporta e la guida. Quando l'onda passa attraverso due fessure, interferisce con se stessa, creando increspature che spingono la particella solida su percorsi apparentemente impossibili. Matematicamente, questa teoria riproduce gli stessi identici risultati di Copenaghen. Salva il determinismo assoluto, salva il buon senso. Le cose esistono indipendentemente da noi, mosse da correnti sotterranee che semplicemente non possiamo vedere. Sembra il compromesso perfetto tra la fisica classica e la stranezza quantistica. Ma la scienza esige sempre un pedaggio e il prezzo da pagare per l'onda pilota è terrificante per chiunque ami le leggi di Albert Einstein. Per far funzionare questa teoria e spiegare le connessioni istantanee che abbiamo visto in precedenza, l'onda guida non può muoversi alla velocità della luce. Deve essere infinitamente veloce. Questa interpretazione richiede che l'universo sia radicalmente non locale. Significa che l'onda che guida un elettrone qui sulla Terra è influenzata istantaneamente dalla posizione di ogni singola altra particella nell'universo. Se spostate un granello di polvere sulla galassia di Andromeda, l'onda pilota intera del cosmo si riaggiusta in tempo zero, alterando sottilmente il percorso degli atomi nel vostro corpo in questo preciso istante. Filosoficamente, salva l'idea che gli oggetti siano reali, ma distrugge l'idea di spazio e separazione. Tutto è un unico, titanico organismo matematico vibrante, connesso da fili invisibili che ignorano i limiti di velocità cosmici. È una visione rigidamente deterministica. Il futuro è già scritto dai movimenti di questa immensa onda universale. Siete disposti a rinunciare alla relatività e all'idea di cause ed effetti separati nel tempo, pur di mantenere l'illusione di una particella solida e confortante? Ecco dunque il nostro verdetto investigativo provvisorio. I fatti scientifici sono chiari. La meccanica quantistica è la teoria più testata, precisa e infallibile nella storia dell'ingegno umano. Senza di essa non avremmo internet, smartphone o energia nucleare. Ma per spiegarne il significato filosofico, siamo intrappolati in un triangolo di specchi deformanti. Potete scegliere Copenaghen e accettare che la realtà sia un fantasma che si materializza solo quando la guardiamo. Potete scegliere i molti mondi e accettare che ogni vostra decisione generi infiniti universi paralleli. O potete scegliere l'onda pilota e accettare che tutto nello spazio sia connesso istantaneamente, ignorando la velocità della luce. 3 teorie perfette matematicamente, 3 incubi per il senso comune. Non esiste una via d'uscita indolore. La fisica ci dimostra che l'universo, al suo livello più fondamentale, non è fatto per rassicurare i primati che si sono evoluti per cacciare nelle savane. Eppure, dopo questo viaggio nel profondo dell'impossibile, dobbiamo fare i conti con un ultimo, colossale paradosso. Chiudiamo i libri di meccanica quantistica e guardiamoci intorno. Se le regole che governano i mattoni della materia sono così fluide, caotiche e dipendenti dall'osservazione, perché la sedia su cui siete seduti è così rigida? Se la realtà è rotta, perché il nostro mondo sembra così dannatamente intero? Se le regole che governano i mattoni della materia sono così fluide, caotiche e dipendenti dall'osservazione, perché la sedia su cui siete seduti è così rigida? Se la realtà è rotta, perché il nostro mondo sembra così dannatamente intero? La risposta a questa gigantesca contraddizione si nasconde in un concetto fondamentale.
la scala delle cose. La meccanica quantistica domina incontrastata, ma solo nel dominio del microscopico e dell'isolamento assoluto. Immaginate di avere tra le mani una minuscola sfera dorata, una prigione perfetta per una singola particella. Finché quella particella rimane completamente tagliata fuori dal resto dell'universo, le sue regole sono quelle della pura magia probabilistica. All'interno di quel vuoto isolato, la particella danza, si sovrappone, esplora ogni singola traiettoria possibile simultaneamente. È un fantasma di potenziale puro, libero dai vincoli rigidi dello spazio e del tempo che noi esseri umani conosciamo così bene. Ma questa libertà ha un prezzo altissimo. È una condizione di un'estrema, inimmaginabile fragilità. Basta il più piccolo, insignificante sussurro del mondo esterno per distruggere l'incantesimo. Eppure, cosa succederebbe se provassimo a imbrigliare questo caos perfetto prima che svanisca? Noi esseri umani non ci accontentiamo di osservare l'impossibile. Vogliamo usarlo. Abbiamo guardato questa sfocatura della realtà e abbiamo deciso di trasformarla in uno strumento. Così sono nati i computer quantistici. In laboratori immacolati, portati a temperature più fredde dello spazio profondo, costruiamo gigantesche cattedrali di silicio e metallo per intrappolare queste particelle. Invece dei normali bit dei nostri telefoni, che possono essere solo 0 o 1, utilizziamo i qubit, particelle forzate a rimanere in quello stato fantasma, calcolando un'infinità di risultati, tutti nello stesso istante. Colpendo questa gabbia dorata con precisissimi laser a infrarossi, estraiamo informazioni da un labirinto di calcoli che un supercomputer tradizionale impiegherebbe milioni di anni a risolvere. Stiamo letteralmente hackerando il codice sorgente dell'universo per fargli fare il nostro lavoro. È un trionfo assoluto dell'ingegneria umana. Ma c'è un problema titanico che tormenta ogni scienziato che lavora in questo campo. Mantenere questi qubit in quello stato di sospensione magica è un incubo tecnologico senza fine. Perché l'universo, per sua stessa natura, odia profondamente i segreti. Per mantenere in vita la magia quantistica serve il buio assoluto e il silenzio totale. Ma lo spazio non è mai veramente vuoto. Non serve un essere umano con un camice bianco per forzare una particella a rivelare la sua posizione. L'universo stesso è un osservatore spietato e continuo. Immaginate un singolo, minuscolo raggio di luce cosmica, un fotone solitario scaturito da una stella lontana miliardi di anni fa. Questo fotone viaggia indisturbato finché non penetra le difese del nostro laboratorio e colpisce la gabbia del computer quantistico. Quell'impatto infinitesimale equivale a una brutale interrogazione. Il fotone sbatte contro il nostro qubit e gli impone di scegliere. In una singola frazione di secondo, la magnifica danza delle infinite possibilità si congela. Il sistema collassa, trasformandosi in blocchi grigi, pesanti e inerti di materia ordinaria. Il calcolo impossibile fallisce miseramente. È bastato il rimbalzo di una particella di luce per uccidere il potenziale quantistico. Questo fenomeno di distruzione ha un nome preciso nella fisica moderna. Ma prima di rivelarvelo, proviamo a portare questo disastro su una scala che possiamo vedere con i nostri occhi. Quasi un secolo fa, un brillante fisico immaginò un esperimento mentale, crudele ma geniale, per dimostrare l'assurdità di portare queste regole nel nostro mondo. Immaginate una scatola chiusa. All'interno un gatto, una fiala di veleno e un singolo atomo instabile. Se l'atomo decade, il veleno viene rilasciato. Se non decade, il gatto vive. Ma ricordate le regole del micromondo.
finché non viene misurato dall'esterno, quell'atomo si trova in uno stato sovrapposto, a sia decaduto che non decaduto contemporaneamente. La matematica ci dice quindi che l'intero sistema è legato al destino di quell'atomo. Di conseguenza, all'interno della scatola, il gatto stesso deve essere simultaneamente vivo e morto. Guardate questa sagoma di fronte a voi. Metà di essa è composta da particelle luminose, calde e pulsanti di vita. L'altra metà sta collassando in polvere scura e fredda. Due realtà completamente opposte, costrette a convivere nello stesso identico spazio. Sembra una follia, vero? E infatti, nessuno di noi ha mai visto un gatto fatto di probabilità camminare per strada. C'è un motivo fisico, violento e inarrestabile, per cui questo non accade mai. Ecco finalmente il nostro verdetto scientifico. Il motivo per cui il vostro gatto è sempre solo vivo o solo morto e la vostra sedia è solida si chiama decoerenza quantistica. Un essere vivente o un oggetto quotidiano non è un singolo atomo isolato in un vuoto perfetto. Noi siamo composti da miliardi di particelle e soprattutto siamo costantemente immersi in un oceano di interazioni. Miliardi di molecole d'aria rimbalzano contro la vostra pelle ogni secondo. Innumerevoli particelle di luce vi colpiscono senza sosta. Onde di calore vibrano attraverso le pareti. Ognuno di questi microscopici urti è, a tutti gli effetti, una misurazione. L'ambiente stesso è un pubblico invadente che non smette mai di guardarvi. Sotto questo bombardamento continuo e feroce, i fragili stati quantistici non possono sopravvivere. Vengono letteralmente distrutti in una frazione di miliardesimo di secondo, costringendo la materia a scegliere una singola, solida forma. Le bizzarrie quantistiche non spariscono dal cosmo. Vengono semplicemente sommerse e soffocate dal rumore assordante della realtà macroscopica. La cosa più inquietante di tutte è che non esiste un vero e proprio confine. Non c'è un muro magico nell'universo con un cartello che dice «Qui finisce la magia e inizia la fisica normale». È un viaggio continuo e senza interruzioni. Partiamo dall'infinitamente piccolo, un singolo atomo pulsante, un grumo di probabilità caotiche. Se allarghiamo l'inquadratura, vediamo questo atomo legarsi ad altri per formare una molecola. Le regole sono ancora sfocate, ma iniziano a stabilizzarsi. Allarghiamo ancora, fino a una cellula viva. L'enorme quantità di particelle inizia a imporre l'ordine, ma le reazioni chimiche interne sono ancora guidate da effetti quantistici. Continuiamo ad allargare, fino a vedere la superficie di un occhio umano. I colori sono vividi, la geometria è perfetta, la realtà sembra assolutamente solida e indiscutibile. Ma questa solidità è solo un'illusione ottica creata dalla scala gigantesca. È la media statistica di miliardi di fantasmi microscopici che sono stati costretti a mettersi d'accordo su un'unica forma. Noi siamo enormi creature classiche, costruite interamente con mattoni quantistici. È il momento di separare nettamente i fatti dalla filosofia, perché qui è facile perdersi. Il fatto scientifico, misurabile e innegabile, è che le leggi della meccanica quantistica stanno operando dentro di voi in questo esatto momento. Gli elettroni nel vostro cervello si muovono seguendo onde di probabilità. Gli atomi delle vostre ossa sono quasi interamente spazio vuoto. Filosoficamente, si potrebbe essere tentati di pensare che se la realtà alla base è una sfocatura, allora nulla è reale. Ma la scienza ci offre una prospettiva molto diversa, incredibilmente più affascinante. Questo non è un motivo per dubitare dei vostri sensi. Il fatto che l'universo riesca a costruire un mondo così meravigliosamente rigido, affidabile e strutturato a partire da mattoni così caotici
è il trionfo assoluto della fisica. La decoerenza, il bombardamento continuo dell'ambiente, è ciò che vi tiene ancorati a terra. Siete il risultato di miliardi di collisioni che stabilizzano la vostra esistenza ogni singolo millisecondo. Restano domande aperte sul significato profondo di tutto questo, ma c'è una certezza meravigliosa. Voi siete l'universo che è riuscito a organizzarsi abbastanza bene da potersi guardare allo specchio. Quando guardi il cielo notturno, non stai solo osservando l'universo. Stai guardando il riflesso di un oceano quantistico che ha deciso di prendere forma. Ogni stella, ogni pianeta, ogni respiro che fai è una tempesta di probabilità che ha trovato il suo perfetto equilibrio. La realtà non è rotta, è solo meravigliosamente complessa. Io sono Renderium e questa è la vera forma dell'impossibile. Il viaggio non finisce qui. Lascia che la curiosità sia la tua bussola nel caos delle infinite possibilità.